Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Continuiamo con lo straordinario. Maniche corte. Oggi mercoledì 2 novembre, ancora caldo, maniche corte. Non straordinario, non ci sono altre parole. Da aggiungere. Come va oggi? Come è andata? Come avete passato la giornata di ieri? Qua è andata bene, dai, tranquilla, rilassata. Eccoci qua. Arrivo. Niente fagiani stamattina. Qualche anguana potrebbe esserci, ma c'è troppa gente sul lago, non vengono fuori se ci fossero. Poi le anguane si trovano più nei boschi, in montagna, vicino ai corsi d'acqua. In effetti c'è chi dice che sono ninfe delle grotte, chi ninfe delle acque, negli stagni dei ruscelli. Quindi c'è un po' questa diatriba. Qua il lago è sempre più basso, staremo a vedere qua cosa succede. O piove, o se no la vedo molto dura. C'è mai stata così tanta spiaggia a ottobre? Meraviglioso come sempre. Ecco, qua potrebbe essere un buon posto per meditare, ma all'alba però, perché comincia a esserci già troppa gente che gira, che va. Quest'anno veramente i turisti non vanno più via. Siamo a novembre, poi sono subito le feste di Natale e quindi non si smette mai. Poi c'è il carnevale, Pasqua e il giro continua. Beh, voi direte, ma chi abita in città? Ma noi qua eravamo abituati che questo periodo qua si era padroni del mondo, padroni del paese, e invece c'è ancora molta gente. Da una parte va bene per i locali ovviamente, dall'altra però c'è un po' meno serenità. Adesso sarà che io non credo molto a questa storia delle scie chimiche, ossia è dagli anni 70 che noi facciamo esperimenti con gli aerei lanciando. Mi ricordo che allora si pubblicizzava, dai lì su, ti fermi ogni piede sospinto, si pubblicizzava il fatto che lanciassero questo ossido d'argento, se ben ricordo, nelle nuvole per far piovere. Ma insomma, guardate il cielo adesso qua. Allora, se sono scie di condensa, solitamente nel giro di qualche minuto si disperdono. Queste scie qua non si disperdono assolutamente, le vedete là. Questo è un dato di fatto. Dopo io non so se è perché l'inquinamento, se è perché qualsiasi altro motivo ci sia, però non si disperdono. Non ho più visto la garzetta la mattina, sarà spostata in qualche altro lido. Guardate, veramente il cielo è costellato di linee. Dopo ci sono anche le nuvole, però queste 2 o 3 strisce sono di aerei, vedete. E no, una mosca che mi assale, anzi una zanzara a questo giro, ragazzi. È entrata
sotto gli occhiali, una cosa impossibile. Vabbè, succedono tutte qua la mattina. No, vi stavo facendo vedere appunto, e vedete che persistono, cioè non c'è un'idea di piano piano di dispersione nell'atmosfera di questa umidità, questa condensa che creano gli aerei quando passano. Di solito nel giro dei minuti piano piano si dissolve. Qua imperterrite queste strisce varie, guardate, ce ne sono anche che arrivano là dal Monte Napoleone, continuano a persistere nell'area. È un po' come quei profumi che usate a casa, perché lo so che voi li usate. Bisogna fare il metodo della nonna, si spalancano le finestre anche d'inverno, crepi l'avarizia sul riscaldamento. Perché vi siete mai chiesti, e chieste ovviamente, quando io parlo al plurale, abbiate pazienza, è inteso ovviamente amici e amiche che mi seguite, o amiche e amici come preferite, perché qua bisogna stare attenti. Ormai col politicamente corretto non si sa mai se si offende qualcuno, e quindi c'è un po' da, per noi vecchi babbioni è più difficile assimilare queste cose. E vi siete mai chiesti come fanno, che adesso ci sono quelle boccette di profumo che si attaccano alla spina, ogni tanto alla spina elettrica, e ogni tanto rilasciano un po' di questi profumi. Vi siete mai chiesti come fanno questi profumi a persistere nell'aria per un po' di tempo, cioè a non disperdersi nel giro di breve di qualche minuto? Ve lo siete mai chiesti? Secondo voi come fanno a rimanere in sospensione nell'aria? Bene, una volta che vi siete risposti, oppure mi dite non so la risposta, pensate che questa cosa poi voi la respirate queste cose che hanno dentro delle sostanze chimiche che gli permettono di aleggiare per l'area della vostra casa. Via che il problema è che noi non abbiamo filtri, cioè una volta che queste particelle, che sono più piccole della polvere, quindi riescono a passare i nostri filtri naturali che abbiamo nelle narici, vanno direttamente nei polmoni, e quando sono nei polmoni lì si incollano. Poi uno dice: va, ho 50 anni, non ho mai fumato e ho un bel cancro ai polmoni. Cosa sarà? Perché? Non lo so. Io non voglio fare adesso il menagramo, però qualche domanda ogni tanto su questa cosa chiedetevela. Come fanno certe cose a funzionare? Come certi detersivi a brillantare, a rendere più belle le superfici? Semplice: stendono un velo di silicone sulla superficie, un velo leggerissimo, impercettibile sulla superficie. Io purtroppo queste cose ho dovuto impararle a causa delle mie allergie, essendo poliallergico, allergico alla vita, come dice qualcuno, e quindi non c'è niente da fare. Ci sono delle cose che noi non ci domandiamo, i meccanismi, i funzionamenti, e che sono piuttosto pericolose invece per la nostra salute a lungo termine, ovviamente, mai a breve termine, a lungo termine. Un po' come le macchine, ragazzi, negli ultimi 20 anni sono triplicate le macchine sul territorio. Vi faccio vedere, guardate che meraviglia che sta diventando sta pianta. E queste macchine così non emettono aria pulita. Allora, lasciando stare l'inquinamento ambientale, sono i PM10, le particelle che appunto non vengono filtrate dal nostro naso, tutte queste cose qua ce le respiriamo, e in più sappiate che continuano ad alzare i livelli di
allarme, cioè in maniera che non scatti l'allarme. Se pensate che più di 20 anni fa io feci mettere una centralina qua sulla strada regionale o statale, che dir si voglia, dai vigili del fuoco come amministratore pubblico per controllare le emissioni. Nel periodo vicino alle vacanze pasquali dovemmo levare la centralina, altrimenti una volta estrapolati i dati bisognava bloccare la strada statale, ci avrebbero linciato tutti. Tutti ci avrebbero linciato. E oggi presumo che sia anche peggio la situazione, visto che ovviamente le autovetture sono aumentate, le cose sono aumentate, non è il top. Non è che questa mattina vi faccio il pippone ambientalista, mi era venuta in mente sta cosa dei profumi e via, e ve l'ho detta perché vedo sempre più gente anche in auto che hanno questi ambipur, mi pare che si chiamano, comunque o simili, che hanno queste, devo controllare l'olio ogni tanto, che hanno queste boccettine che ogni tot sparano qualcosa, e questo non è molto salubre, visto che poi ce lo dobbiamo respirare. Quindi usate profumi naturali, andate a raccogliere la lavanda, seccatela e mettetela appesa, fate queste cose perché tutte queste cose si impregnano. Conobbi anni fa, a causa di un amico che ahimè non c'è più, si è malato di un tumore, però è riuscito a sopravvivere contrariamente a quanto prognosticato dai medici ancora un po' di anni, proprio perché ha utilizzato, adesso non ricordo bene il nome, mi pare che sia dottoressa Clark, che è americana, ha aperto una clinica, mi pare anche in Svizzera, però potrei dirvi una castroneria perché vado a memoria e sono passati parecchi anni. E cosa fece? Fece che lei ottenne dei buoni risultati contro determinati tumori, facendo delle cose abbastanza semplici, senza medicina, attenzione, facendo cambiare regime alimentare, facendo cambiare stile di vita alle persone. E vado ad esprimermi. Allora, farsi il sapone in casa, farsi i trucchi per le donne in casa, quindi i trucchi naturali, perché dentro i trucchi voi sapete che ci sono i parabeni, ci sono i conservanti, ci sono gli additivi, ci sono i coloranti, come in tante altre cose. E i mobili stessi, i colori che diamo alle nostre case rilasciano costantemente piccole particelle volatili. Quindi lei, facendo levare i colori, intonacando solo con la calceviva, che la calceviva una volta che è asciutta diventa inerte, intonacando con la calceviva, levando i mobili solo, diciamo così, legno, senza vernici, senza cose, eventualmente solo cera, rapi, queste cose ma naturali, non quella chimica che troviamo spesso in commercio per lucidare i mobili. Facendo cambiare queste cose ha ottenuto un miglioramento, una guarigione di circa, se ben ricordo, il 40% dei suoi pazienti, che è un numero spettacolare, eclatante, visto anche la metodica. E non so, adesso sapete non ho più seguito, per cui non so dirvi se è un sistema che poi è stato confermato dal punto di vista medico, sanitario, se è una metodica che comunque ha poco di medico, perché si tratta solo di cambiare stile di vita e alcune cose che abbiamo in casa, e con quello si fa. Bene, sto scoprendo adesso che ho il 5G, diventerò radioattivo. Va bene, quest'oggi sono andato lunghissimo col vlog.
A Dio piacendo ci vediamo nel vlog di domani mattina. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete i video sempre sui vostri social. Ci vediamo appunto, a Dio piacendo, domani mattina. Ciao a tutti da Armando. Ciao!